Oggi prepareremo il goulash ungherese. Il goulash non è solo uno spezzatino, ma il vero cuore della tradizione ungherese. Un piatto ricco, speziato e avvolgente, dove la dolcezza della cipolla e il profumo inconfondibile della paprika trasformano la carne in un'esperienza indimenticabile. Perfetto per scaldare le giornate più fredde. Prepararlo è davvero molto semplice, quindi allacciate il grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Pronto e servito. Allora, come prima cosa, per preparare il nostro goulash ci occorrerà 1 chilo di polpa di manzo, che andremo ad inserire in una ciotola e metteremo un po' di sale. Vi consiglio una polpa che non sia troppo magra, ma che abbia un filo di grasso, che darà più sapore. E ora ci trasferiamo ai fornelli per scottare la nostra carne. Mettiamo giusto un filo di olio extravergine di oliva e facciamo rosolare la nostra carne. La fiamma deve essere molto alta. Cuociamo la carne poco alla volta. Io per 1 chilo di carne farò 2 step separati, perché se mettete la carne tutta in una volta la temperatura della padella si abbasserà e la carne vi verrà bollita, mentre noi vogliamo una bella crosticina. Rosoliamo la carne da tutti i lati, dopodiché la togliamo dal fuoco e la lasciamo riposare qualche minuto. Nel frattempo che la carne riposa, noi tostiamo la farina e la paprika. Ho inserito 30 g di farina e 12 g di paprika dolce. Trascorsi 2-3 minuti, togliamo dal fuoco. Trasferiamo il tutto in una ciotolina e mettiamo da parte, ci servirà dopo. Ora in una padella pulita e ben capiente inseriamo un filo d'olio extravergine di oliva insieme a una noce di burro. Poi inseriamo 700 g di cipolle dorate, tagliate finemente, insieme a 3 spicchi d'aglio tritati. Diamo una mescolata e facciamo cuocere a fiamma leggera per qualche minuto, fino a quando le cipolle non saranno appassite. Quando la cipolla si sarà appassita, inseriamo 30 g di concentrato di pomodoro e mescoliamo. Poi inserisco la carne, insieme alla farina e alla paprika che abbiamo tostato precedentemente. Poi sfumo con 150 ml di vino rosso e 8 g di aceto. E per finire inserisco 2 foglie d'alloro e qualche ago di rosmarino tritato e diamo una mescolata. La ricetta originale prevede anche un cucchiaino di semi di cumino. Io in questo caso non lo inserisco perché preferisco senza, però per correttezza è giusto dirlo. Già dovreste notare la formazione di una cremina. Quando questa si sarà formata significa che è pronto e possiamo aggiungere il brodo. Ci occorrerà circa 1,5 litri di brodo di carne, che inseriamo fino a coprire tutta la carne. Il brodo dovrà essere bollente, una volta inserito lasciamo cuocere per circa 2 ore. Ogni tanto andiamo a controllare e mi raccomando la fiamma deve essere veramente bassa. Trascorso qualche minuto, assaggiate, aggiustate in caso di sale e aggiungete un po' di pepe o peperoncino. Quando il nostro goulash avrà raggiunto questa consistenza, spegniamo i fornelli e lo togliamo dal fuoco. Lo lasciamo riposare qualche minuto, dopodiché sarà pronto per essere servito. E adesso il nostro goulash è pronto per essere gustato. Pronto e servito!